cominciamo da quando l'ho conosciuto. Sì. Saranno trascorsi oramai 5 anni circa quando Fellini mi chiamò. Io lo conoscevo solo di vista, cioè avevo conosciuto sua moglie Giulietta Masina, con la quale avevo recitato all'università insieme. Ah sì? Sì, Dove? all'università di Roma, tanti anni fa, 12, 13, 14 anni fa. E allora, Federico, e allora casualmente avevo conosciuto anche suo marito, ero stato a casa sua, ma era così, buongiorno e buonasera, insomma. Poi tanti anni dopo, cioè esattamente 5 anni fa all'incirca, lui mi chiamò perché voleva propormi la Dolce Vita. E io andai a trovarlo a Fregene, dove lui in genere va a lavorare, no? Era lì con Flaiano. E io arrivai con il mio avvocato, cioè arrivai molto da divo, molto da attore. E mi ricordo che lui mi disse: io ho pensato a lei, vorrei fare un film e così. E lei dico: io sono molto contento, anzi felicissimo. Perché in questo tempo tu era già abbastanza conosciuto. Sì, ero conosciuto qui in Italia, ma non avevo mai fatto un film importante veramente. Avevo fatto dei film così a carattere popolare, simpatici, ma niente di più. Ma una 30... Avevo fatto sì una trentina di film, Già. con ruoli di protagonista, con ruoli non di protagonista, perché la mia carriera cinematografica è stata piuttosto lenta. Io ho cominciato con le piccole cose, poi piano piano, hai capito, i ruoli sono diventati più importanti, fino alla Dolce Vita, che è stato invece... E questo è il tuo film il più importante? È il più importante perché ha cambiato l'indirizzo al mio mestiere, hai capito? Sì. Cioè, la Dolce Vita mi ha messo nella condizione di fare quello che io avevo sempre desiderato fare, cioè, avendo io origini teatrali, mi scocciavo quando mi proponevano le commedie popolari. Avevo ambizione di fare un film di un certo livello, di un certo stile, che dicesse certe cose. E quindi avevo bisogno di un film a carattere internazionale, prima di tutto, e poi un film che parlasse di certe cose, che ponesse certi problemi, capito? E guarda la casualità, quando lui mi chiamò, io stavo montando una compagnia teatrale per conto mio e avevo deciso di rappresentare una commedia di Chekhov, incompiuta anche come commedia, una commedia giovanile di Chekhov, neanche sicura dico come testo, che si chiamava Quel matto di Quel matto di Platonov, Ah, sì? Cette fou de Platonov, che aveva fatto Jean Vilar al Teatro Popolare a Parigi. Ma era una commedia mal sicura, però io ero affascinato molto dal personaggio del protagonista, da questo uomo incostante, ansioso, sempre alla ricerca di emozioni, alla ricerca dell'amore come necessità proprio per vivere, per sopravvivere, ma una vittima dell'amore e una vittima dell'ambiente. Casualmente, cioè per me fu molto significativo che nel propormi la Dolce Vita Fellini mi proponesse un personaggio che somigliava molto a Platonov, moltissimo, perché il personaggio della Dolce Vita, il protagonista, è una creatura esattamente come Platonov, è un uomo che si aggrappa, un uomo ansioso di conoscere, di scoprire, di fare incontri, ma è uno che si consuma, che si distrugge lentamente in questa ansia di trovare delle ragioni alla propria vita, delle ragioni per vivere, delle emozioni, insomma. Quindi uno predisposto, aperto a qualsiasi cosa, esattamente come era Platonov, almeno io l'ho veduta così. Quindi per me fu decisivo l'incontro, perché dissi: guarda, strano, è la prima volta che un regista mi propone qualche cosa di interessante ed è qualcosa che somiglia nel personaggio, intendimi bene, non nel quadro del film in generale, somiglia a un personaggio che io avevo scelto per me e che per la prima volta volevo fare da solo, insomma. Quindi aveva dei significati tutto questo, era un incontro molto interessante. Poi c'è il risvolto invece comico di questa storia, perché quando io, come dicevo prima, arrivai a Fregene, Fellini era lì sempre con quella sua aria così un po' annoiata, no, pigra, e stava con Flaiano. E allora, dopo che lui mi disse: io avrei pensato a lei per un film, dissi: sono contento, sono felice, eccetera. Poi dopo volli fare un po' il professionista, e gli dissi: ma senta, io avrei desiderio di leggere qualche cosa, insomma, vorrei rendermi conto di che cos'è che lei vuol farmi fare. E allora lui disse: ah sì, certo, senz'altro. E chiamò Flaiano, dice: Ennio, dai un po' a Mastroianni il copione, perché lui vuole leggere, vuole sapere. E Flaiano mi portò 7-8 foglietti dove c'era disegnato il mare e sotto c'erano delle sirene enormi
e sopra la superficie c'erano degli uomini che galleggiavano con un cazzo lungo che arrivava fino sul fondo del mare, dove queste sirene, hai capito, si avvinghiavano, si attaccavano. Fu questo il copione che lui mi diede da leggere. Naturalmente io rimasi malissimo, sì, questo mi sta prendendo in giro, hai capito? Però Che è forse è un cazzo se come si dice, c'est l'affaire de l'homme. Ah bon? Tu comprends? Il y avait cet homme comme ça, avec une affaire énorme qui arrivait jusqu'au fond de la mer, Oui. et là-bas il y avait les sirènes. Tu comprends? Il a utilisé cette image dans 8,5 avec le... Oui, se tu veux, oui, mais sono le immagini. Adesso questa immagine dell'8 e mezzo ha una significativa molto più profonda. Hai capito? Questo fu il mio primo incontro con Federico Fellini. Naturalmente io capii che era un uomo geniale, dico, l'avevo già capito attraverso i film che avevo visto di lui, ma non l'avevo mai conosciuto personalmente. Erano tutti che tu hai visto? No, io non ho visto Lo Sceicco Bianco, che mi dicono che è uno dei suoi più bei film. Sì, Lo Sceicco Bianco non l'ho visto e poi non ho mai cercato di vederlo per pigrizia, non lo so, perché... Ecco, sul piano della pigrizia c'è qualcosa in me che somiglia un po' a Fellini, anche se su un piano estremamente più modesto. Non so, sarebbe stato naturale invece che io mi affrettassi a chiedere una proiezione di Sceicco Bianco per curiosità, per affetto verso lui, no? Invece non l'ho mai chiesto. E poi ho visto I Vitelloni, ho visto tutti gli altri, però La strada e Le notti di Cabiria io non li avevo amati molto come film. Non so, quei personaggi così un po' crepuscolari non erano quello che io cercavo. Difatti io considero Fellini solo per I Vitelloni e poi faccio un salto e arrivo alla Dolce Vita. Ah sì? Sì, il resto non mi interessa del suo cinema. In punto di vista soggetto è vero così, c'è il personaggio di Franco Interlenghi, è Sì, un po' il tuo... esattamente, è sempre quello che cammina. Difatti adesso sto aspettando, sono sicuro che fra un paio d'anni io sarò di nuovo in un film di Fellini, per forza. Perché adesso con 8 e mezzo il personaggio e Fellini sono sulla stessa linea, no? Finalmente, voglio dire, il suo personaggio, prima con I Vitelloni Interlenghi, poi con Marcello della Dolce Vita, adesso con Guido di 8 e mezzo, è arrivato a camminare insieme a Fellini, no? È come uno che era rimasto indietro, adesso piano piano si è messo alla sua altezza. Adesso lasciamo che trascorrano un paio d'anni e Fellini dovrà riparlare di se stesso e dovrà richiamare me per forza. Dove scappa? Forse tu sarai già avanti dei Fellini in questo... Beh, vabbè, no, vuol dire il no. carattere, il personaggio. No, non credo. E forse per questo che lui adesso cerca un po' una cosa mistica, è una seguenza molto interessante, perché forse il suo carattere era sempre dietro, adesso sarà proiettato in avanti. Chissà, secondo me vado a finire nell'altro mondo io. Sì, perché gli interessa molto la science fiction. Certo, lo so. Cose, cerca tutte queste un po'. Ma difatti io avevo dei progetti di questo genere, ma difatti io lo so che lo affascina questo, la fantascienza, Sì. la science fiction, come si dice? Science fiction, science Sì. fiction. Tanto è vero che io avevo un progetto di fare un film su questo, e lui ha sempre tentato, ma insomma, sì, è un'idea bella, ma perché non lo rimandi, perché non lo fai un'altra Sì. volta? Sì, ha ragione, io sono d'accordo con lui, è bene che sia lui il primo a fare quelle cose, capito? Ah, per questo? Sì, ma ha detto ieri che non andava a vedere i film di altri registi perché... Per non essere ha paura- influenzato, No, sì, perché ha paura, ha paura sì. che loro hanno già fatto cose che lui Che pensa lui vuol ancora di fare, fare. sì. E quindi, insomma, questo fu il primo incontro con Fellini, hai capito? E dopo poi- è stato firmato un contratto e tutto questo? Sì, ho firmato un contratto e poi ho aspettato che fosse pronto il copione, insomma. Ma è stato facile intuire che con Fellini non bisogna chiedere il copione, hai capito? Sì, ovviamente. Non lo dico. Io, se avessi dovuto rispondere al mio istinto, non l'avrei chiesto, però, avendo lì con me un avvocato, dovevo pure, insomma, dire qualche cosa, hai capito? E beh, da quel giorno è stato un susseguirsi di avventure strabilianti con Fellini, cioè un rapporto, adesso io voglio parlare sinceramente, anche se esagero, e magari la considerazione che io credo che lui abbia verso di me magari è minore nella realtà, hai capito? Ma non credo, io credo che posso parlare liberamente di questo rapporto d'amicizia
che mi lega a Fellini, cioè è stato un incontro per me estremamente importante, perché io nella mia vita non avevo mai conosciuto una persona e non avevo mai avuto un amico col quale poter parlare liberamente, capito? Cioè proprio aprire il proprio animo, non mi era mai successo. E con Fellini fu come parlare con il confessore, capito? Perché lui ad ogni cosa trovava una risposta giusta, un consiglio giusto, e poi mi ha aiutato a conoscermi. Questo è il fatto importantissimo. Cioè, se io posso per un attimo dimenticare di essere attore, l'incontro con Fellini è stato molto più importante per me come uomo che come attore. Perché come uomo lui ha aiutato proprio, mi ha aiutato a conoscermi. Io ero molto confuso dentro. Ha aiutato insomma, mi ha fatto capire che gli errori che io stavo commettendo, che avevo commesso, i miei impicci, i miei legami complicati, le mie amanti, la mia pigrizia mentale, la mia malinconia, il mio essere legato ancora a certi problemi infantili, erano tutte cose molto normali, che io invece fino a quel momento avevo considerato dei problemi insormontabili, gravissimi. Ero incapace di affrontarli, ero incapace poi di considerarli appartenenti ad un uomo, quindi fatti normalissimi. Fu lui che mi aiutò a capire tutto questo, proprio come un mago, come un confessore. Da quel momento, voglio dire, quando io feci la Dolce Vita, per esempio, maturai di colpo di 10 anni. Accettai certe mie situazioni e poi ebbi il coraggio di affrontarle, cose che non avevo mai fatto prima, non avevo mai osato. Ero molto più ipocrita prima, hai capito? Sì, sì. Non avevo il coraggio delle mie azioni. Fu il clima della Dolce Vita, fu la sua presenza proprio, l'amicizia con Fellini che provocò questo scatto proprio in me. E ritengo che sia estremamente importante e raro, perché dimmi quando professionalmente tu puoi fare un incontro di questo genere. È difficile, molto difficile. E quindi Fellini è stato un uomo col quale io, appena ho una cosa, gli telefono e parlo, insomma, mi acquieta, mi distende e mi aiuta a capire. E capirai, ritengo che questo sia importantissimo. Avere nella vita una persona con la quale tu puoi parlare, hai capito? Proprio puoi parlare. È stata la cosa più sensazionale, molto più sensazionale che non i vantaggi professionali che poi sono derivati dalla Dolce Vita, per cui la conoscenza all'estero, il lavoro che ha preso un indirizzo totalmente diverso, cioè sono riuscito a fare i film e i personaggi che io da tanto tempo desideravo fare. Fu sempre per merito di lui, cioè fu per merito della Dolce Vita e per merito di questo mutamento che è avvenuto in me, hai capito? Non è che io sia molto cambiato, io ho gli stessi difetti di prima, ma ora li accetto. Mi stanno benissimo, io sono così e basta. Non devo avere paura. Difatti 8,5, ecco perché un momento fa in macchina ti dicevo, io non è che sono particolarmente legato a 8,5, perché anche per me, su un piano estremamente minore, su un piano diverso, 8,5 è il mio film. Anch'io avevo bisogno, come lui, di liberarmi, capito? Perché le situazioni che tu vedi in 8,5 e le ansie del protagonista e le sue crisi, ripeto, su un piano diverso, sono anche le mie. Tant'è vero che nel film tornano frasi e situazioni che appartengono alla mia vita, perché poi con Federico si parla, lui ha una sete di conoscere la gente, perché è per lui un alimento proprio, e finisce che sul film tu scopri frasi e battute che hai detto, hai capito? Sì, sì. Anche con un po' di timore. Difatti quando noi giravamo 8,5 dicevo, ma mia moglie che dirà? Se mia moglie mi dice qualcosa io dirò, ma questo è Federico Fellini. Se a te tua moglie ti dirà qualche cosa, digli che sono io, hai capito? Ora, questo discorso può sembrare privo di modestia, ma credo che sia invece la spiegazione più chiara e più semplice e a quello che la gente sostiene non sia vero. Cioè, molti hanno accusato Fellini di 8,5 di aver parlato di se stesso e non aver reso invece questa vicenda universale. Io dico che è un errore grandissimo, perché se io sostengo che il film è la mia storia, e io non faccio il regista,
non ho i problemi spirituali che ha lui, oppure li ho in forma molto, molto rozza, molto, molto ingenua, vuol dire che il film però è universale, vuol dire che quel personaggio è un personaggio che non è solo Fellini, è tutti, cioè tutti certi uomini evidentemente, molti uomini di oggi. È facile riconoscersi in quel personaggio. Per me è la riprova questa qui. Vuol dire che sia autobiografico e autobiografico per 100 persone. 100... No, per 100 milioni di persone, Sì, per l'uomo moderno in genere, ecco, questo voglio dire. E che Fellini anche è uno di questi, così autobiografico. Ma certamente, lui si è ispirato a se stesso, ma siccome è un uomo che vive nel nostro tempo, non è solo lui, è tutti gli altri uomini che vivono in questo tempo, cioè, ma che ci vivono rendendosene conto, insomma, vero? Non parlo mica di questo muratore, che ne sa, poverino lui. Anche alla lui lontana è, bravo. ma anche lui è nel Certo, ma di fatti io sono convinto di questo, lo dico proprio per controbattere le critiche che gli sono state mosse da parte di molti, no? Ma che ci frega della storia di Fellini? Ma quella non è la storia di Fellini, è la storia di un uomo di oggi. Difatti io dico che è la storia mia. Lui dice che fa sempre lo stesso film. Ma sì, è vero. Ecco la mia fortuna. Siccome fa sempre lo stesso film, ci starò sempre dentro io, va benissimo, no? Ma poi è un personaggio clamoroso, io non ho mai visto nessuno ha mai visto inventare una battuta, inventare una situazione che avesse tanto proprio affondate le radici nella verità, nella realtà. Poi che lui la trasfiguri, questo è un altro discorso, fa parte della sua fantasia smodata proprio. Ma l'ispirazione è sempre vera, è sempre giusta. Mai nessun regista io ho visto essere così vero come lui. Le battute che ti mette in bocca, le cose che ti fa dire sono sempre vere. Tu scopri sempre, io credo di aver detto questa cosa. Sì, lo so. E allora gli dicono no, è tutto inventato, è tutto falso, non è vero. Ma come non è vero? Io lo so perché ho lavorato con quasi tutti oramai, almeno nel mio paese. È il più autentico. E poi proprio il più generoso. Io vedo l'amore che lui ha per la gente. Si sostiene, ma non è vero, è un amore ipocrita, è un amore interessato. Ma cosa vuol dire? Tutti gli amori sono interessati. Sì. Però io non ho visto mai nessuno capire la gente come lui, mai nessuno. E così presto, così... Sì, rapidissimamente proprio. È uno che ha delle possibilità, adesso uno dovrebbe fare un discorso esagerato, ha veramente delle possibilità, oserei dire soprannaturali, perché ti guarda e ti legge dentro. Sì, questo. Già, anche a me ha fatto questo effetto di mi fare Sì, una specie di stregone, di mago, ma è giusto che sia così perché è buono, perché è nobile d'animo, perché è estremamente intelligente, e allora perché la natura non lo avrebbe dovuto dotare anche di questa possibilità di leggerti dentro? È giusto. Ma come tu hai detto che ormai in Italia tu non hai trovato un uomo così, No, come lui mai. Vuol dire che in altri paesi è più facile trovare non uomini così? Beh, no, per me è anche difficile, perché come potrei avere io un colloquio con uno straniero, non so, perché sono stato educato in una maniera diversa, vivo in un modo diverso, ho un'altra mentalità, non so, può darsi che esista all'estero, può darsi. No, questo che tu hai detto non era... Se lo devo giudicare attraverso i film che io vedo stranieri, forse l'unico ancora è Bergman, forse, ma poi non ne conosco altri. Ma non sono molti registi che sono veramente uomini coltivati, no? Vuol dire culturali, in questo senso universale, perché hanno tutti i suoi piccoli mondo. Ma lui con il suo piccolo mondo, ho l'impressione che questo piccolo mondo è tutto che hanno tutte le altre. È il mondo di tutti, certo. Sì, ma dopo che tu hai incontrato la prima volta, Beh, poi è stato un gioco continuo, dico, dopo queste scoperte di lui come uomo e questa possibilità che mi ha dato proprio di conoscermi io, capito? Sì. Ma con discorsi, con frasi, andando a fare una passeggiata verso il mare, sai che la sua mania, andare sempre in macchina e parlare fino a trovare la serenità, insomma. Dico, a queste esperienze
importanti proprio, importanti per la mia vita. Poi devi unire tutte le avventure straordinarie, strepitose. Mi ricordo il periodo della Dolce Vita, io proprio non esito a definirlo il periodo più bello della mia vita, il più eccitante, il più fiabesco, il più favoloso. È sempre pieno di gaiezza, pieno di serenità, pieno di gioia, hai capito? Io poi in quel periodo avevo dei drammi seri proprio, dei drammi grossi, le mie questioni personali, la mia famiglia, eccetera. In questo periodo? Sì, e io me ne sono dimenticato completamente. Cioè ho detto, ma si risolveranno, si risolveranno. E sempre in giro con queste roulotte per Roma, con tutte queste donne, ballerine, froci, puttane, c'era di tutto, una cosa fantastica, proprio fantastica. E io anche lì ho scoperto una natura di me che non conoscevo, un aspetto della mia natura che non conoscevo. Stavo bene così, hai capito, in mezzo a quella gente. Per esempio, quando tu lavori con Fellini, non esiste problema di orario, non esiste nessun problema che invece ti riguarda quando lavori in altri film con altri registi, cioè l'aspetto professionale con lui non esiste. Quando si fa un film con Fellini, uno deve andare come se andasse a fare un gioco, come se si trovasse qui ai giardini pubblici con degli amici e si dicesse, ecco, tu sei la guardia, io sono il ladro, senza orario, non finisce mai, hai capito? Voglio dire, viene la notte, ancora stai lì a giocare. Con Fellini è così. Non c'è una madre che chiama. Non c'è una mamma che chiama, fortunatamente. Ed è una cosa meravigliosa. Poi tu l'hai visto quando venivi lì. E guarda, ancora in 8 e mezzo è stato diverso, perché 8 e mezzo era un film di liberazione, era un film che non dava gioie. A parte la sequenza dell'harem, dove l'aspetto fantastico ritorna e allora tu ti ecciti, per il resto era lievemente malinconico il tono del film, cioè poi si trattava veramente di una confessione, di una liberazione, quindi questo non poteva eccitare la fantasia. Mi ricordo un episodio, per esempio, durante la lavorazione della Dolce Vita, noi avevamo lavorato tutta la notte, da molte notti, forse era più di un mese che lavoravamo di notte a Via Veneto, e una mattina era il giorno di Pasqua, pioveva, ecco proprio come oggi, e finimmo verso le 8 di mattina e invece di andare a casa a dormire Fellini mi disse andiamo a fare un giro in elicottero. Ho bada che era festa, quindi l'aeroporto era chiuso, aeroporto da turismo insomma. E io glielo feci notare, disse ma no, non mi importa, andiamo lì, li svegliamo. E difatti andammo all'aeroporto e rintracciammo il pilota, il quale ci portò a fare un giro su Roma. Ma come se non bastasse, lui sempre per mettere le cose sul piano dello scherzo e dell'avventura, no? Mi disse telefona a un'amica se ce l'hai, una ragazza, a qualcuno, gli facciamo uno scherzo, telefonali e digli che fra 5 minuti siamo lì sotto, insomma. E infatti io telefonai a una mia amica e gli dissi guarda affacciati fra 5 minuti precisi perché ti devo dire una cosa molto urgente. E questa poverina si spaventò terribilmente perché con l'elicottero andammo proprio, fortunatamente il palazzo aveva una zona aperta davanti, andammo fin quasi all'altezza del balcone, capito? E non capivo, si mise uno spavento tremendo perché credeva che quest'aereo gli precipitasse in casa e poi alla fine a furia di fare segnali ci riconobbe. Questo piccolo episodio te l'ho raccontato perché mi sembra abbastanza significativo per tentare di spiegare la natura sempre così avventurosa, proprio picaresca di Fellini. Ce ne sarebbero tanti di episodi, come ogni volta che andavamo al ristorante durante le ore di pausa e come d'abitudine lui ama portare molta gente con sé, probabilmente perché teme la solitudine. E allora andavamo 10-15 persone e poi si ordinavano aragoste, polli, un sacco di roba e alla fine non c'era mai nessuno che aveva quattrini per pagare. E allora regolarmente lasciavamo Fred, questo segretario che abbiamo in comune, lo lasciavamo lì come pegno, dicendo ecco adesso c'è lui, poi dopo arriverà qualcuno. Quindi, voglio dire, è così festoso lavorare con Fellini, così gioioso proprio, che non è paragonabile a altri registi. E forse un po'... non si dice, che la vita è sempre più responsabile, tutto è così, è un po' fuori
della vita, no? Sì, direi che è un po' fuori ma forse c'è molto dentro invece, al contrario, proprio perché l'ama talmente che il mestiere non può sciupare le ore di una giornata, bisogna lavorare, sì, però non dimenticarci che sono ore preziose, insomma, che i giorni passano, uno si invecchia, quindi guadagniamolo questo tempo, viviamolo ugualmente, ecco, lavoriamo, sì, ma viviamolo anche come se fosse un grande gioco proprio. Quindi sì, si potrebbe dire da un certo punto di vista che è fuori dalla vita, o forse probabilmente c'è fin troppo dentro, E forse per viverla due volte contemporaneamente, ecco. è esattamente fuori dalla vita come conosciamo ogni giorno, così Ah, sempre... certo, certo. O perlomeno ne ha certamente una visione estremamente più poetica, ecco. Quindi, non so, raccontare tante altre cose. Mi ricordo, c'è stato un periodo durante la lavorazione della Dolce Vita che io dormivo a casa sua. Dormivo a casa sua, ma non come dissero alcuni giornali per la stupida cosa di essere più vicino a lui, di essere più vicino all'artista e quindi entrare meglio nel personaggio. Perché lui era solo in quel periodo, anche io ero solo e allora era molto piacevole vivere insieme, no? E in questo Federico è così pieno di premure. Per esempio, la mattina era sempre lui a svegliarsi per primo, non dorme molto Fellini, e mi veniva a bussare, e sempre con le sue vocine, Marcellino, Marcellino, è ora di andare a lavorare, con il caffè. Hai capito? Lui era veramente una mamma. Veniva con il caffè e poi siccome io la mattina tardo molto a carburare proprio, a svegliarmi, e quindi naturalmente ero più pigro, no? Non balzavo subito giù dal letto. E allora lui era sempre accomodante, diceva, vabbè, prendi il caffè, io intanto vado avanti, preparo l'inquadratura, poi tu vieni dietro, insomma, ma non tardare molto naturalmente. Ma queste premure chi ce le ha? Non ce le ha nessuno. E lui che ha fatto il caffè o era una... Ah no, il caffè probabilmente era pronto dalla sera prima, poi c'era la cameriera, ma lui aveva piacere a portartelo, capisci? E questa è una forma di generosità e di bontà che è rara, ecco, molto rara. Non è ipocrisia, questa affanno che ha la gente a dire un ipocrita, ma ipocrita perché? E la cosa che adesso vedo in preparazione di questo libro, sarà un libro molto di una sola dimensione, perché non ho trovato gente che dicano le cose negative. Ma no, per esempio, ma vedi, le cose negative sono talmente infantili che non hanno peso. Se tu sei un uomo che ha un po' di fantasia, quei piccoli difetti li accetti, anzi ti piacciono, no? Per esempio, ci sono delle volte, lui telefona all'improvviso, pronto Marcello, ti devo vedere. Ora, io le prime volte ci cadevo in questo gioco, accidenti, mi deve vedere, e cosa dovrà dirmi? Di tanto importante, come mai cerca proprio me? Mi lusingava, no? Poi in realtà il tutto si riduceva a andarlo a prendere, prima di tutto, perché dice, guarda, hai la macchina tu per caso? Dico sì, perché tu non ce l'hai? Non mi verresti a prendere che io... Va bene, vengo, sì, con un'urgenza, sembrava chissà che cosa stesse succedendo. Poi io l'andavo a prendere e diceva, facciamo un giro, andiamo fino a Ostia. Sì, volentieri. E si parlava del più del meno, sempre aspettando io che mi confidasse questo grande segreto. Poi tornava invece, senti, non mi lasceresti lì, non so, a Piazza San Silvestro? Allora, ti telefono domani Marcellino, ti telefono domani, ciao ciao, e via. Ora, le prime volte ci cadevo, adesso ho imparato. Quando mi telefono non sto neanche più a discutere, ti devo venire a prendere? Cioè, insomma, c'hai un'ora di tempo da perdere. Ho capito, non sai come fare, mi cerchi a me. Ma questo è ugualmente gentile. Il fatto che lui abbia un'ora di tempo da perdere, non sappia come fare, poi non abbia voglia di guidare e per questa ragione ti cerca, può essere una forma egoistica, ma comunque sia, il fatto che cerchi te è sempre una prova di amicizia, di affetto, no? Vuol dire che in quell'ora, tutto sommato, forse un colloquio con te, non lo so, gli giova, gli serve, lo rasserena. Non è grave questi sono difetti che non sono difetti, ma che vuol dire? No, Anzi, è un aspetto molto simpatico. Poi ipocrita è colui che riesce a mentire, che riesce a nascondere, insomma, senza che tu te ne accorga. Mi pare che un ipocrita sia colui che riesce a ingannarti in qualche modo senza che tu te ne renda conto, che sappia avere un atteggiamento e tu lo prenda per autentico. Fellini quando fa queste cose è proprio un bambino.
è tutto scoperto, quindi dov'è la sua ipocrisia? Sì, l'ipocrisia di un ragazzino appunto che dice una piccola bugia ma di nessuna importanza, che fa sempre parte della sua fantasia, perché le cose troppo facili probabilmente non gli piacciono, deve sempre architettare qualche cosa, no? Anche nelle cose più banali, creare un minimo di mistero. Ma io dico la verità, non vorrei che questa confessione diventasse così solo un'esaltazione gratuita e sciocca di Fellini. Io credo proprio di poter concludere questa dichiarazione, ma neanche facendo dei complimenti come ho fatto forse fino adesso, tutto sommato. Per me Fellini è un amico molto importante. Quando dico questo, considerato l'ambiente del cinema, credo di aver detto una cosa molto importante su un uomo. Non saprei cos'altro aggiungere, Guido. Durante l'elaborazione di questo spirito che si costruisce con lui, mi ha detto l'altro giorno che fa sempre lo stesso film lui. E quando abbiamo parlato prima di queste cose, che forse il personaggio dei primi film, lui era un po' dietro, adesso è arrivato a essere alla pari con lui, con se stesso, così. E come tu pensa che adesso cosa farà? Sì. Ma per me dovrà proiettarsi nel futuro, tentare di immaginare cosa succederà a questo personaggio negli anni a venire. Probabilmente immagino che scivolerà in un mondo assolutamente fantastico, o forse sarà la magia questa volta ad aiutarlo a scoprire cosa sarà di lui dopo. Se no bisognerebbe che lui si fermasse, aspettasse 10 anni, facesse 10 anni di esperienze e poi ritentasse un'autobiografia, ma oramai diventerebbe troppo facile. Più interessante è tentare di scoprire nel futuro che cosa accadrà, no? Mi sembra la linea più logica. Sono convinto anzi che sarà questa che lui prenderà, ma azzardo un giudizio, può darsi che invece farà un film di cowboy, non lo so. Adesso un'altra domanda, perché sempre quando parlo con la gente che lavorano nel mestiere del cinema in Italia, arriva il momento che fanno delle comparisoni. Sì. E tu hai lavorato con Antonioni, con altri registi. E mi interessa sapere adesso che so che tu pensi da lui, capisco già la differenza, ma insomma è interessante per il lettore del libro sapere un po' Guarda, io come è differente, in che maniere non so, non voglio dire. Antonioni è un uomo più distaccato, un uomo freddo, è veramente, come hanno detto molti, un chirurgo, un grande chirurgo, uno capisci che non ti considera sul piano umano, come un grande chirurgo non considera umanamente il corpo che ha lì sotto di sé e sul quale deve operare. Salverà, dico, questo ammalato, ma sul piano scientifico non gli interessa l'animo, il cervello, il cuore di questo paziente, no? Fellini è diverso. Fellini probabilmente ti salva più con il trasporto umano, dico, è col fiato, hai capito, che tenta di ridarti vita. È molto diverso, perché ama questa creatura che ha sotto. È una posizione totalmente diversa e quindi di conseguenza il clima di lavoro, il ritmo, il sistema cambiano totalmente, no? È esattamente l'opposto di Fellini. Una volta per esempio mi hanno chiesto di fare un paragone tra Visconti, Fellini e Antonioni. Allora io ho creduto di poterli indicare a questa maniera. Visconti è il maestro, quello che sta sulla cattedra. Antonioni è quello del banco accanto, molto bravo. Fellini è il tuo compagno di banco. Sì. Hai capito? Sì, mi ricordo che stavi è veramente così.
Che ti devo dire? Antonioni è il grattacielo di New York, quelli che stanno facendo adesso, tutti di cristallo, bellissimi, no? Elegantissimi, puri. E invece Fellini è come un tempio indiano, è talmente pieno di guglie, di nicchie, di motivi, di pietre preziose, talmente fantastico che non riesci mai a afferrarlo in un colpo solo, hai capito? E ci sarà sempre qualcosa di misterioso e ti domanderai sempre perché l'hanno fatto così. E anche lui. Eh? Anche lui stesso si domanda perché ho fatto così. Allora. Gianni mi ha detto una cosa molto interessante, lui ha detto Antonioni è un uomo di 25-35, Fellini è un uomo di 40-50, vuol dire obiettivi Sì, della camera. ho capito. Certo, interessante. Sì. Sì, è verissimo. Perché Antonioni sempre è distante, hai capito, dai suoi personaggi. Cioè, perlomeno ne vuole essere distaccato. E invece Fellini ti aggredisce, ti guarda dentro. E allora ha bisogno anche del centro. È interessante appunto perché Antonioni dice sempre che lui cerca le cose che sono dentro l'uomo e non si vedono fuori. E invece credo che Sono due posizioni esattamente contrarie di vedere le cose e gli uomini, insomma, e gli aspetti della vita, proprio totalmente diverse. Quella di Fellini mi sembra più trascinante, ecco, più travolgente, più disordinata anche se vuoi, ma quindi più ricca, sì, più... Tempo O, nastro O. Sì, non lo so, vediamo se ci viene in mente qualche altra cosa, non lo so. Poi in argomenti o in aneddoti che diventano talmente privati che... Ti ho raccontato di quella storia di Plaspica, quella te l'ho raccontata? No, Quando andammo a Parigi. Lei sono andato... Ma sì, ma sono piccoli episodi, sempre da studenti. Ma purtroppo lui si trascina, purtroppo, va benissimo che lui si trascini dietro ancora il gusto di certe avventure così da goliarda, no? Da vitelloni, tutto sommato. Quando andammo a Parigi per la Dolce Vita, la sera Giulietta era stanca, allora noi la accompagniamo all'hotel, la mettiamo a dormire, tutti contenti che finalmente potevamo andare per Parigi soli, hai capito? E finimmo a Place Pigalle e ci lasciamo condurre proprio così dolcemente, senza opporre resistenza, ma già sapendo che avremmo avuto una fregatura, ci lasciamo condurre dentro una di quei locali dove molto misteriosamente ti propongono di vedere due lesbiche che fanno l'amore, capito? Noi però eravamo consapevoli, vero, della fregatura, però tutto sommato un po' l'idea ci eccitava anche, capito? Come se fossimo arrivati dalla provincia proprio. E sicché andammo dentro e queste due matte ci mostrarono tutte, sai, l'arte di far l'amore, eccetera, subito facendoci portare una bottiglia di champagne, naturalmente. Noi lì per lì ci divertimmo un po', ma poi ci prese una malinconia tremenda. Non riuscimmo neanche a superare il tutto spiritosamente. Proprio una malinconia che dicevamo no, basta, paghiamo, andiamo a dormire perché siamo molto tristi. E queste cose sono tipiche proprio di nature che, malgrado l'intelligenza straordinaria, l'intuito eccezionale, poi conservano ancora certi aspetti infantili, che del resto poi li ritroviamo nei suoi film, no? E sono quelli che te lo rendono amico e complice, hai capito? Con lui c'è sempre quest'aria di dire facciamo questo, facciamo quest'altro, ma insomma che nessuno lo sappia, hai capito? Buttiamoci in questa avventura, ma tutto è sempre fatto con una gioia, eh sì, molto infantile, molto da bambini. E questo è un bene, perché vuol dire che spiritualmente dentro uno è ancora abbastanza vergine, no? Malgrado, dico, la consapevolezza dei problemi della gente di oggi è quasi una contraddizione, no? Uno dovrebbe essere più vecchio, anche nelle sue espressioni, quelle più quotidiane, più normali. E invece ci sono questi due aspetti, cioè di un uomo che sembrerebbe avere 1000 anni, tanta è la sua capacità di conoscere la natura umana,
e invece poi ha 10 anni allo stesso tempo, ed è quello che te lo rende sempre così vivace e festoso, instancabile. No, è un individuo, credo, abbastanza eccezionale. È curioso, poi a tratti anche crudele, anche degli aspetti crudeli, che però sono sempre le crudeltà di un bambino, perché subito dopo si pente. Che vuol dire crudele? Vuol dire capace di far rimanere malissimo una persona, hai capito? Dirgli tu sei brutto, hai capito? Sì, nella faccia. Però 2 minuti dopo già ne è pentito, allora va lì, lo abbraccia, no, non è vero, no, non è vero. Di questa pigrizia? La pigrizia, ma io credo che la sua pigrizia sia quella di un uomo che, avendo sempre nella testa 1000 idee, il distrarsi con altre cose che per noi magari invece possono essere normali o interessanti anche, lo costringe ad una forma di difesa, hai capito? Per cui sfuggendo ad una conversazione, sfuggendo all'idea di andare a un cinema, sfuggendo a qualsiasi iniziativa, lo fa apparire pigro. Io credo che sia la sua difesa, perché appunto perché sta sempre inseguendo qualche fantasticheria e allora non vuole distrarsi. E quindi assume questo atteggiamento di pigrizia, no, non mi va, non ci voglio venire. In realtà perché vuole rimanere solo, perché non vuole essere distratto, hai capito? Perché se fosse un vero pigro dormirebbe di più, non dorme mai. Io, in quel periodo che ho vissuto con lui, dormirà 4 ore ogni notte, non si stanca mai sul lavoro, mai. Allora vuol dire che è pigro nelle cose che non lo interessano, hai capito? Tu pensi che lui ha paura di qualcosa? Non so. Sì, lui ha paura, io credo che abbia paura di Dio. Sì, no, ha paura del soprannaturale, ne ha affascinato. Come tu sai, un cattolico, credente, però il mistero di queste cose più grandi di noi lo impressionano molto. Mm, Sì, credo che influiscano molto sulla sua natura. Insomma, Federico è uno che la notte ha paura di essere solo. Perché probabilmente, non lo so, la notte per lui è agitata, da presenze misteriose. C'è in lui questo potere medianico, no? Per cui evidentemente la sua stanza si arricchisce di fantasmi che lo affascinano e lo terrorizzano. E mi pare abbastanza logico e tipico per la natura di un artista, no? Avere sempre delle ombre che ti passano davanti agli occhi. Però so che allo stesso tempo tutto questo mondo su di lui esercita un enorme fascino, un'enorme attrazione. Beh, ho pensato che forse che qualcuna di quelle cose che fa nella vita di ogni giorno, possibile, non so, sono perché ci sono cose che lui fanno paura e con questo modo di vivere si mette così, non le spiego molto bene. Non le spiega molto bene? Beh, può darsi che non le abbia ancora chiarite, non le abbia ancora chiarite bene. Diamogli ancora tempo, dico, no? Probabilmente chissà che non stia maturando tutto questo e che non possa essere l'oggetto di un suo prossimo film. Vedi che già in 8 e mezzo i ricordi della sua infanzia, quelle sue frasi magiche, quei bambini in quella casa, già lì si avverte di consentore, un primo segno di qualcosa che lo affascina in quella direzione, che lo ha sempre affascinato fin da quando, o turbato anche, fin da quando era bambino. L'importanza che lui dà ai maghi, alle maghe, alle streghe, a tutti coloro che possono leggere nell'avvenire, nel suo animo. Io l'ho osservato, l'ho visto, veramente lui crede molto a tutto questo. Cioè crede proprio a un mondo soprannaturale.
cosa che altri individui, ecco, io che evidentemente sono più rozzo, non mi sono mai preoccupato. Invece lui sente la presenza di qualcosa che gira attorno a noi, che si muove attorno a noi. Sono sicuro che se Federico venisse a abitare qui, questo è un luogo ricco di queste presenze, capito? Io dormirò tranquillamente, ma perché sono meno sensibile probabilmente, no? E invece sono sicuro che lui ne trarrebbe alimento qui da questa atmosfera, paura, ma anche proprio arricchimento. Che lui non guarda niente, non ha alcuni, come si dice, ricordi, fotografie delle sue film. No, Niente, no, no, niente. no, niente. Ma ha ragione, ma che servono? Dico, fare il cinema è come per un pittore dipingere, per un poeta scrivere. Ma che interesse ha conservare dei ricordi? Queste sono cose borghesi. La creazione di un film è un parto, uno lo fa e basta. È sempre una necessità spirituale, una necessità di liberarsi di qualcosa che ti sta dentro. Quando te ne sei liberato, che ti importa conservarne il ricordo? Non Anche serve più. alcune volte penso che lui non si interessa molto se le film si vedano, come se Ma è giusto. Ecco, in questo lo accusano di assumere un atteggiamento. E non è vero, non è assolutamente vero. Come quando dicono, non è vero, lui va a vedere i film di nascosto, poi dice che non li vede mai, i film degli altri. E invece io so che non ci va. Ah sì? Tanto amico mio di me ha visto un film solo, uno solo, ma proprio perché è stato trascinato, insomma. Di tutti i film che ho fatto, lui ha visto Divorzio all'italiana e basta. Ma perché non ha potuto, poi è legato molto da amicizia a Pietro Germi, e allora è dovuto andare. Ma non gliene frega mica nulla. Allora come si fa che ti ha chiamato? Ah, mi ha chiamato così perché io per lui rappresentavo un tipo di italiano medio, perché mi conosceva, t'ho detto, attraverso sua moglie, ma mica perché mi aveva visto mai recitare. No, A Federico non no, gliene sì, frega sì. niente se uno ha recitato o no. Ma vedi che lui prende della gente così qualsiasi, perché sente che queste persone hanno qualcosa che a lui lo interessa. Ma sul piano sempre umano, non gli importa niente se tu sei capace di recitare o no. Certamente, se sei bravo, tanto meglio, gli faciliti il compito.